Ciao, in questo video vedremo come creare questi guanti super caldi per l'inverno. Sono guanti realizzati in uno strato esterno di lana e uno strato interno di pile. Da che cosa nasce l'idea di questi guanti? Qualche anno fa ero stata un weekend a Copenaghen, era dicembre, mi ricordo, avevamo noleggiato le biciclette e faceva un freddo terrificante. Io mi ero portata dei guanti da casa, ma non bastavano, le mani mi diventavano dei ghiaccioli, faceva veramente freddissimo appunto. E disperata perché non sapevo come fare, in una bancarella nel centro avevo trovato questi guanti che ormai ho da un bel po' di anni e devo aggiustare perché mi si sono anche rotti, che sono appunto realizzati esternamente in lana e internamente in pile. Questi guanti mi hanno salvato il weekend perché tengono caldo e in più il vento non penetra, quindi sono riuscita ad andare tranquillamente in giro in bicicletta a dicembre a Copenaghen. Li ho utilizzati tantissimo anche qui in inverno, anche per andare in bicicletta, ma anche semplicemente per andare in giro, e devo dire che sono i miei guanti preferiti. Siccome mi si stanno un po' rompendo ormai, ho deciso di cucirmi un nuovo paio di guanti. Eccoli qui appunto, anche questi realizzati internamente con uno strato di pile e esternamente, come vi dicevo, con un jersey di lana, che è esattamente quello della maglietta che indosso. Ho utilizzato uno scarto di questa maglietta per realizzare questi guanti. Andiamo a vedere quali sono i materiali che servono per realizzare questi guanti e come crearli. Una piccola precisazione: in questo video cucirò questi guanti con la tagliacuci. Se non avete la tagliacuci però potete utilizzare tranquillamente la macchina per cucire, dopo vi darò qualche consiglio per cucire questi guanti con la macchina per cucire. Vi ricordo che se volete imparare a utilizzare la tagliacuci perfettamente e realizzare finiture super professionali, c'è il mio corso online Impara a usare la tagliacuci e cuci la t-shirt, vi metto il link nel box descrizione sotto il video, e per imparare a utilizzare la macchina per cucire in maniera perfetta c'è anche il corso Impara a cucire e cuci la shopper, link sempre nel box descrizione sotto il video. Partiamo quindi dagli strumenti e dai materiali che servono per realizzare i guanti. Trovate l'elenco di tutti i materiali che utilizzo come sempre nel box descrizione sotto il video. Serve un tessuto di pile elastico per l'abbigliamento e ne basta un pezzettino alto 30 cm e largo 60 cm. La parte più elastica deve essere quella lunga 60 cm. Un tessuto di maglina di lana, va bene qualsiasi scampo o scarto che avete, io per esempio ho utilizzato questo avanzo. Eventualmente potete utilizzare anche un vecchio maglione o una felpa che non utilizzate più, da cui ricavare il guanto e il polsino. Ricordatevi che vi serve anche del filo incoordinato per cucire. Per disegnare il cartamodello dei nostri guanti ci servono una matita e un foglio di carta velina o 2 fogli A4. Inoltre servono un regolo e delle forbici universali per tagliare la carta. Per tagliare i tessuti ci servono spilli, forbici per tessuto e in alternativa cutter e tappetino. Per i guanti ci servono anche 2 polsini, eccoli, li trovate già pronti in merceria o potete realizzarli con un tessuto jersey a coste molto elastico. Quelli già pronti sono molto più comodi per me, quindi io utilizzerò questi. Prendo la carta e con l'aiuto di un righello traccio una linea orizzontale che mi servirà come base per appoggiare la mano. Appoggio la mano alla base della riga che ho tracciato e apro il pollice in modo che risulti perpendicolare rispetto al resto della mano. Il resto della mano non deve essere né troppo aperta né troppo chiusa, la posizione in maniera naturale e comoda. Ricalco poi il contorno della mia mano per avere la taglia, la misura dei guanti. Prendo poi il regolo. Aggiungerò ovunque 1,5 cm che includono 1 cm di vestibilità in modo che il guanto sia comodo e 5 mm di cucitura all'altezza all'incirca del punto realizzato dalla tagliacuci. Se cucite i guanti a macchina aggiungete invece 2 cm, quindi 1 cm di vestibilità e 1 cm di margine di cucitura. Aggiungo lo stesso margine anche sotto la linea di base. Vado poi ad unire tutti i tratteggi. Se ho un curvilinee posso aiutarmi nel disegnare le curve superiori, altrimenti vado a occhio. Cerco di creare una curva superiore simmetrica da entrambi i lati. Non importa se non prendo tutti i tratteggi, l'importante è che prenda il tratteggio più alto che mi dà la misura del guanto.
Sul lato sinistro traccio una linea perpendicolare alla base aiutandomi con un righello o a mano. Continuo ad unire tutti i tratteggi. Piego poi il mio foglio o aggiungo un altro foglio sotto per creare 2 cartamodelli del guanto. Spilo i 2 pezzi di carta insieme e li taglio con le forbici per la carta. Tolgo gli spilli e ottengo il cartamodello destro e sinistro. Vado poi a tagliare il tessuto. Io utilizzerò cutter e tappetino, se non li avete potete utilizzare tranquillamente le forbici per tessuto. Piego il tessuto dritto contro dritto e spillo guanto sinistro e guanto destro. Vado poi a tagliarli con il cutter. Tagliati entrambi i guanti, tolgo il cartamodello e spillo i 2 strati di tessuto direttamente insieme. Lo faccio per entrambi i guanti. Faccio poi la stessa identica cosa con lo strato esterno di maglina, piegando sempre il tessuto a metà dritto contro dritto. Ecco i miei 2 guanti esterni e i miei 2 guanti interni, spillati e pronti per essere cuciti. Ho impostato la taglia cuci con 2 aghi e 4 fili. Andrò a cucire i 2 tessuti insieme cercando di non tagliare il tessuto ma tenendomi a filo con la lama della macchina. La parte un po' più difficile è quella del pollice, raddrizzo la curva interna e proseguo la cucitura. Cucio poi la parte del pollice piano piano, procedendo a piccoli passi, alzando il piedino e riposizionando il tessuto più volte. Ecco il guanto cucito. Faccio lo stesso con gli altri pezzi tagliati. Se cucite invece i guanti a macchina, selezionate sulla vostra macchina un punto dritto elastico tipo questo, oppure fate uno zig-zag molto stretto e corto che sembri quasi un punto dritto. Utilizzate un ago jersey o stretch, altrimenti la macchina potrebbe saltare i punti, e cucite seguendo la guida a 1 centimetro sulla placca metallica della macchina. Affrancate sempre il punto all'inizio e alla fine. Una volta cucito il guanto, riducete il margine con le forbici lasciando circa 5 mm. Fate lo stesso anche per gli altri 3 strati di guanto. Taglio poi i fili in eccesso. Questo passaggio potete farlo anche successivamente per non rischiare che la cucitura in tagliacuci si apra. Risvolto poi al dritto i guanti di lana esterni. Inserisco all'interno il guanto di pile senza risvoltarlo. Faccio combaciare bene i 2 strati e mi aiuto indossando il guanto.
Faccio lo stesso anche con l'altro guanto. Una volta pronti, il passaggio successivo è montare i polsini. Unisco i due strati di lana e pile del guanto con gli spilli e suddivido il mio anello in 4 parti uguali. Per farlo metto prima uno spillo in corrispondenza della cucitura dei guanti sotto il pollice e un altro sul lato opposto. Metto poi 2 spilli appena posizionati uno sopra l'altro e spillo anche i 2 quarti. Ho suddiviso così il polso del guanto in 4 parti uguali. Faccio la stessa identica cosa per il polsino. La circonferenza del polsino risulta più piccola di quella del guanto e suddividere entrambi in 4 parti uguali mi aiuterà a spillarli e cucirli insieme correttamente. Inserisco poi il polsino nel guanto e vado a spillare insieme tutti gli strati facendo combaciare gli spilli dei quarti di circonferenza del guanto con gli spilli dei quarti di circonferenza del polso. Vado a cucire in tagliacuci o a macchina, stando sempre ben attenta a far combaciare tutti gli strati di tessuto insieme. Ecco guanto e polsino unito. Taglio la cucitura in eccesso e risvolto. Se cucite a macchina potete anche realizzare uno zig-zag ulteriore sul margine per rifinirlo. Ecco il mio guanto destro pronto. Faccio lo stesso anche con il guanto sinistro. Ho lasciato la cucitura del polsino sul retro del guanto destro. Per riuscire a fare lo stesso con il guanto sinistro li metto speculari e inserisco il polsino in modo che la cucitura sia sul lato corretto, visibile dall'alto, come nel suo speculare. Spillo e vado a cucire esattamente come il primo guanto. Ecco pronto anche il guanto sinistro. La cucitura è sotto il braccio come per l'altro guanto. Sono esattamente uguali e speculari. Eccoli qui indossati. Per questo video è tutto. Se vi è piaciuto il tutorial condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!